Ciao a tutti e ben ritrovati su Yabai. Ancora una volta torniamo con tante novità che cambieranno il vostro modo di viaggiare in Giappone. Oggi vi aggiornerò sui problemi relativi all'overtourism, parleremo un po' di Expo, di santuari che riaprono dopo 400 anni, di eventi alla Tokyo Sky Tree, di nuovi Shinkansen, di una nuova area al Super Nintendo World, è apparso un Godzilla gigante su una diga e anche di applicazioni molto utili per viaggiare, in particolare a Tokyo. Il video di oggi è un po' più lungo del solito, però le notizie sono davvero tantissime, quindi mi raccomando restate con me fino alla fine per rimanere sempre aggiornati e stare sempre sul pezzo per il vostro prossimo viaggio in Giappone. Vai, cominciamo! È partito il primo volo diretto da Milano Malpensa fino a Tokyo Haneda, dando il via a questo nuovo servizio che collega le due città con ben 3 voli a settimana, il martedì, il giovedì e la domenica. Con questi voli della compagnia All Nippon Airways potete partire alle 10:30 da Milano e trovarvi a Tokyo la mattina presto del giorno dopo. Una volta atterrati, quindi avrete la possibilità di iniziare subito il vostro tour della città, ma non solo. Questo servizio è pensato per allargare le possibilità di viaggio a delle mete meno frequentate, per cui ci saranno diverse coincidenze che vi porteranno fino a Sapporo, Okinawa oppure Fukuoka. Le mete però non finiscono qui perché All Nippon Airways ha disponibili diversi collegamenti con vari paesi dell'Asia. Insomma, qui c'è da esplorare parecchio. I costi erano inizialmente molto bassi, adesso si sono normalizzati un po', ma se presi con il dovuto anticipo forse si riesce a risparmiare qualcosa. Il volo inoltre è un diretto, quindi se non vi piace fare lo scalo nei vari aeroporti in giro per il mondo, forse potrebbe essere un'ottima soluzione per voi. Spostiamoci adesso a Kyoto perché c'è un'iniziativa molto interessante. L'Associazione per il Turismo della città di Kyoto e la città di Kyoto stessa stanno sviluppando una campagna chiamata Tokyo Travelers Promise dal 1 novembre 2024 a febbraio 2025 per promuovere il Kyoto Tourism Moral, cioè una linea guida per gli operatori commerciali, i residenti locali e i turisti per lavorare insieme con l'obiettivo di creare un turismo sostenibile proprio per la città di Kyoto. La campagna incoraggia soprattutto i visitatori a conoscere la storia, la cultura e le abitudini turistiche tramite un quiz sul sito web del progetto. Dopo esservi registrati e aver superato il quiz, otterrete un certificato da parte di Tokyo Tourism Moral che vi darà una serie di vantaggi e disconti quando poi andrete dagli operatori commerciali che aderiscono alla campagna. Vi lascio il link in descrizione qui sotto. Se andate a Kyoto fateci un salto e partecipate per avere appunto questi particolari sconti. Inoltre, come una delle contromisure al sovraffollamento turistico nell'area di Higashiyama, verrà introdotta una prenotazione anticipata di parcheggi per il periodo entro il 13 febbraio 2025, al fine di ridurre gli ingorghi intorno ai luoghi turistici. La città di Kyoto sta inoltre promuovendo un progetto chiamato Park and Ride, che combina gli spostamenti dei privati con i trasporti pubblici per gestire meglio il flusso di auto nel centro di Kyoto. Poi ci sono altre misure di contrasto al sovraffollamento turistico che includono una mappa digitale per spalmare i turisti dai luoghi più affollati e le promozioni di visite turistiche definite a mani libere, cioè senza bagagli, di cui abbiamo parlato nel mio video di aggiornamento di ottobre. E mentre Kyoto almeno ci prova a dare una soluzione allo spinoso problema dell'overtourism che sta un po' attanagliando tutto il mondo, da un'altra parte invece continuano a essere abbastanza in difficoltà. Signori miei, è tornato il luogo ormai diventato maledetto a causa dei social. Il famoso Konbini, che è straspopolato dalla scorsa estate, è diventato un incubo per i residenti, ma anche per i turisti stessi, perché ormai c'è tanta di quella gente a fotografarlo che praticamente perde tutto il fascino per cui è diventato così famoso. Sto parlando dell'Oson di Fujikawaguchiko, dove quest'estate il governo locale, a causa della disperazione dei locali che non ce la facevano più a vedere i turisti che creavano un casino assurdo, mettendosi in mezzo alla strada, creando ingorghi, occupando il parcheggio, rovinando la pace della zona, ha piazzato un bel telo per coprire la vista di questo negozio che, per una questione di prospettive, sembra che abbia proprio il monte Fuji sopra al suo tetto. Negli ultimi mesi pareva che la situazione si fosse placata, tanto che avevano anche rimosso il telo. Il vero motivo era il maltempo, ma poi dopo non l'hanno più rialzato. Solo che adesso i turisti sono tornati a fare casino nella zona, addirittura insultando gli ufficiali che andavano lì a cercare di tenere a bada la situazione. Insomma, male. Io l'ho sempre detto e lo ripeto, nella prefettura di Yamanashi c'è una marea di posti incredibili. C'è veramente bisogno di inseguire il trend?
Poi, a proposito di maleducazione e di mancanza di rispetto, vi ricordate nel precedente video in cui ho parlato di una ragazza che si è messa a fare le trazioni su un tori, il portale che segna l'ingresso in un luogo sacro? Ecco, un americano invece ha deciso di fare una scritta con le sue fantastiche unghie sul tori del Meiji Jingu, uno dei santuari più importanti e famosi di Tokyo. Ovviamente è stato arrestato, ma chiaramente questi comportamenti poi hanno delle ripercussioni non solo su di lui, ma un po' su tutti i turisti, perché sicuramente questa è la strada per un inasprimento delle regole da rispettare per i visitatori. E infatti, vi ricordate anche che in altri miei video precedenti abbiamo parlato del divieto detto drinking ban a Shibuya e che gli amministratori del quartiere hanno vietato i festeggiamenti di Halloween? Adesso hanno vietato anche i festeggiamenti per il Capodanno per questioni di sicurezza. In realtà l'evento è stato annullato per la quarta volta di fila, prima a causa del Covid, poi evidentemente hanno reputato che fosse meglio così. Infatti un funzionario ha dichiarato: mentre lavoriamo per ridurre il consumo di alcol per strada, abbiamo deciso che non è appropriato organizzare un evento in cui si riuniscono molte persone. Peccato, perché a Shibuya gli eventi come questo erano parecchio divertenti. Sinceramente dispiace, perché ok, è vero che si creava una caciara enorme e il quartiere diventava piuttosto porco per gli standard giapponesi, però è anche vero che festeggiare lì significava divertirsi e allo stesso tempo sentirsi comunque al sicuro, perché comunque sempre di Giappone si stava parlando, cioè uno dei paesi più sicuri del pianeta. Quindi, se devo dire la mia, capisco la necessità di mantenere un certo ordine, ma al tempo stesso sono dispiaciuto perché il Capodanno a Shibuya era davvero molto piacevole. Chissà se un giorno magari potremo tornare a festeggiare di nuovo proprio lì. E continuiamo purtroppo a parlare di limitazioni. Ginzan Onsen, famosissima località termale ad ovest di Sendai, nonché una tra le più costose da quel che so, ha deciso di inserire un limite di visitatori giornalieri con un sistema che va, come dire, a scaglioni? Mi spiego meglio. Ci sarà un blocco degli accessi, cioè non sarà più possibile entrare nel villaggio tutti i giorni a partire dalle ore 20. Nelle ore diurne invece, principalmente dalle 9 alle 17, l'accesso sarà libero, mentre dalle 17 in poi si potrà entrare solo 100 persone alla volta fino alle ore 20. Il divieto totale di accesso notturno vale per tutti, tranne che per i residenti, i lavoratori e i clienti dei ryokan che pernotteranno almeno una notte. Il problema è sorto perché nei periodi di alta stagione un sacco di visitatori arrivano fino a Ginzan Onsen facendo una gitarella di un solo giorno senza pernottare. Questo ha causato i soliti problemi che abbiamo visto in tante altre parti: pedoni che ignorano le norme di sicurezza stradale, strade congestionate, addirittura litigi per accaparrarsi i più bei punti da cui scattare fotografie e via dicendo. E allora che cosa ha fatto l'associazione locale? Visto che il fascino di Ginzan Onsen dà il meglio di sé in notturna, hanno deciso di vietare l'accesso appunto la notte, se i visitatori non hanno prenotato un pernottamento. Quindi, se avete programmato di passare da quelle parti, vi tocca quasi obbligatoriamente fermarvi. Stessa cosa successa anche per la scalata al Monte Fuji, di cui vi ho parlato nei video precedenti. Non è possibile quasi più fare la scalata in giornata, ma bisogna comunque fermarsi a pernottare. Ed ora passiamo alle belle novità. Parliamo di Expo 2025. Ad Osaka è stato acceso l'anello che dovrebbe essere il punto focale dell'area. Questa specie di recinzione appunto a forma di anello ha una circonferenza di 2 km e arriva a 20 metri di altezza, e sarà possibile camminarci sopra per poter ammirare il panorama, o eventualmente è possibile camminare al di sotto in caso di maltempo. Ora pare che abbiano completato il test luci, accendendo l'illuminazione della struttura con 5.000 installazioni luminose che ne cambieranno l'aspetto in base al cambiare delle stagioni. Un'opera abbastanza enorme e affascinante, sono curioso di vederla all'opera. E a proposito di fascino, nella prefettura di Shizuoka, un santuario chiamato Kunozan Toshogu Shrine, dove pare che sia stato consacrato proprio Tokugawa Ieyasu, il primo shogun dello shogunato Tokugawa, una figura molto importante per il Giappone perché pose fine alle guerre civili dando vita a un periodo di prosperità, ha dato accesso a un'area che per 400 anni è stata chiusa. Potevano accedervi solo i monaci, e proprio uno di questi monaci accompagnerà i visitatori a scoprire questo luogo sacrissimo. Questa apertura è davvero limitata ad un numero ristretto di persone,
soltanto 20 al giorno per 3 giorni, il 14 dicembre, il 25 gennaio e il 2 di marzo. Le prenotazioni per ora non vanno oltre, non è neanche possibile scorrere con il calendario sul sito, ma magari potrebbero giungere altre date, speriamo. Un altro posto invece con un'altra opera da poter ammirare a tempo limitato non è un tempio ma è una diga. È la diga di Iwaya Kawauchi nella città di Ureshino, nella prefettura di Saga, dove sulla sua facciata è apparso un disegno enorme di Godzilla. Come è successo? Questa diga, come tutte le strutture che sono esposte all'intemperie, richiede costantemente manutenzione e la sua facciata tende ovviamente a sporcarsi di detriti, sporco, polvere, muschio, eccetera eccetera. E allora, cosa hanno fatto? La Karcher Japan, la sezione nipponica del marchio tedesco, ha deciso di pulire la superficie con delle specie di idropulitrici, creandoci appunto questo disegno gigante. Quindi questo enorme Godzilla è fatto letteralmente di sporcizia. L'opera è aperta al pubblico ed è possibile ammirarla in qualunque momento. Non sono richiesti biglietti, l'unica preoccupazione è andarci prima che le intemperie facciano sparire nuovamente l'immagine, che chiaramente sbiadirà nel tempo. Ora invece ritorniamo ad Osaka perché agli Universal Studios c'è una nuova area nel Super Nintendo World dedicata a Donkey Kong. Questo nuovo spazio espanderà l'area fino a quasi raddoppiarla, con il Tempio d'Oro dell'edizione Country Returns che sarà la struttura centrale e sarà ovviamente piena di attività da fare. Lo stesso tempio vi condurrà poi al nuovo roller coaster dove verrete lanciati all'esterno da uno degli iconici barili del famoso videogame. I creatori di questa attrazione hanno anche dichiarato che ci saranno delle parti dove le carrozze salteranno e si stancheranno dai binari. Sono andato a vedere come hanno fatto e sono stati davvero geniali. Nel video di presentazione a far da guida c'è addirittura lo stesso creatore di Donkey Kong, Shigeru Miyamoto. Vi lascio il link nella descrizione. Adesso andiamo un secondo a Tokyo per due eventi brevi ma molto belli. Il primo è a Shibuya Sky, la terrazza panoramica dove si può godere di una magnifica vista di Tokyo. Fino a Natale troverete delle decorazioni a tema natalizio, ma anche un po' moderno, dove una serie di sfere cromate adornerà gli edifici dello stabile. Il secondo invece è in corso a Tokyo Sky Tree, la torre più alta del mondo, dove è possibile assistere a due differenti performance. La prima riguarda il sumo, che avviene la mattina presto, e la seconda invece è dedicata alle arti delle geisha. Entrambe sono ad accesso limitato e potranno accedere anche qui solo 20 persone alla volta, quindi sono eventi molto esclusivi. Le date sono davvero poche, ma le attività a Tokyo Sky Tree, da fare contemplando il panorama unico a 400 metri di altezza, non mancano mai. Ci sono lo yoga, ci sono visite notturne e via dicendo. Adesso ci spostiamo invece all'isola artificiale di Odaiba, quella che ospita la statua del Gundam a Tokyo, dal quale è possibile ammirare il Rainbow Bridge e che è ricca di attrazioni e centri commerciali. C'è un progetto per quest'isola. A marzo 2026 aprirà al pubblico la fontana più grande del mondo. La fontana ispira il suo design al fiore di ciliegio, il sakura, e verrà accompagnato da luci e musiche in sincronia con i getti d'acqua. La fontana sarà visibile non solo dall'isola ma anche dal Rainbow Bridge e dalla Tokyo Tower, coinvolgendo quindi una grande fetta della città, arricchendo quindi di molto anche il panorama. E ora spiegate le vele, tirate sull'ancora e issate la vostra bandiera di pirati, perché è in arrivo una nuova sfornata di treni Shinkansen, questa volta dedicati a One Piece. Ce ne saranno ben 3, anche se hanno mostrato l'anteprima solo per uno. Partiranno dalla stazione di Shin Osaka e arriveranno fino a Fukuoka. Quindi se avete intenzione di raggiungere il Kyushu, potete salire a bordo del treno dei pirati con Rufy, Zoro, Sanji e tutti gli altri membri della ciurma. Questi treni si aggiungono già alla lunga serie di treni proiettili a tema. Come ormai sapete, se seguite questo canale, le collaborazioni tra le compagnie ferroviarie e i brand di anime, manga, videogames e anche film di animazione occidentali sono davvero numerose. Questi treni saranno disponibili probabilmente dalla primavera del prossimo anno, quindi c'è ancora da aspettare un pochino. Cambiamo capitolo invece e parliamo di tecnologia, perché Tokyo Metro ha rilasciato una nuova app per aiutare i turisti ad utilizzare al meglio la propria rete di trasporti. Spostarsi a Tokyo a volte può risultare difficile, quindi hanno giustamente creato un'app dove è possibile comprendere facilmente come spostarsi. Si possono anche trovare informazioni su linee specifiche gestite da Tokyo Metro, tra cui stazioni e mappe dei percorsi. Tra queste ci sono ovviamente anche le linee popolari come la Ginza Line, la Hanzomon Line e la Marunouchi Line.
contiene anche alcune informazioni utili su vari argomenti come il significato dei numeri delle stazioni, suggerimenti sulla sicurezza per viaggiare in treno e così via. Quest'app però ha un limite, non mostra la strada per raggiungere la propria destinazione. Essendo giustamente un'app di una compagnia specifica, non può mostrare le altre linee concorrenti, però personalmente credo che integrandola con Google Maps sicuramente può essere di grande aiuto per comprendere meglio la intricatissima rete di Tokyo. Se tra l'altro vi siete persi la mia guida su Google Maps, vi lascio la scheda qui. Se invece l'avete già visto ma vi siete persi l'ultimo video in cui parlo del nuovo capolavoro di TeamLab, di nuovi spettacoli e di leggi che cambiano, allora vi metto il link qui. E quindi per oggi abbiamo terminato, ma vi invito a continuare la visione sul prossimo video. E noi ci vediamo al prossimo aggiornamento. Matane, bye bye!